Una serie di video intitolata Vite straordinarie non poteva non avere Nikola Tesla tra i suoi protagonisti. Mettetevi comodi perché ci saranno tantissimi colpi di scena. Questo video partirà da un momento molto particolare della vita di Nikola Tesla, quando sbarca negli Stati Uniti per andare a lavorare per Thomas Edison. E già qui c'è un piccolo colpo di scena perché Nikola Tesla aveva due cose in tasca, qualche soldo e una lettera di raccomandazione. Purtroppo i soldi sparirono perché durante lo sbarco fu derubato e restò, si narra, solo con 4 centesimi di dollaro. Tutto quello che aveva. Immaginiamo un europeo, perché come sappiamo Tesla era croato, arrivare negli Stati Uniti a quel tempo senza praticamente nemmeno un soldo in tasca, ma aveva una lettera di raccomandazione. Una lettera di raccomandazione scritta da Charles Batchelor, che era il suo diretto superiore a Parigi per una delle tante aziende di Thomas Edison. Questo Charles Batchelor vedeva in Nikola Tesla una grande promessa per il futuro e infatti scrisse su quella lettera, indirizzata appunto a Thomas Edison, conosco solo due grandi persone, una siete voi, l'altra è Nikola Tesla. Thomas Edison, vedendo questa lettera, non poté far altro che assumere immediatamente quel giovane, anche se dal principio le loro visioni sulla corrente elettrica erano all'opposto. Thomas Edison vedeva il futuro nella corrente continua, Nikola Tesla vedeva il futuro nella corrente alternata. Questo diede vita anni dopo alla cosiddetta guerra delle correnti. A fine XIX secolo la guerra delle correnti fu proprio una ricerca di predominio sul nascente mercato dell'industria elettrica americana, ma poi ovviamente quello standard si intuiva che si sarebbe diffuso poi in tutto il mondo. E quindi qui abbiamo proprio uno scontro tra due menti brillantissime, cioè Thomas Edison e Nikola Tesla, due dei più grandi inventori della storia umana, che si scontrano su due visioni diametralmente opposte e entrambe valide perché entrambi i tipi di corrente esistono, come sappiamo, tutt'oggi, ma ecco, la rete elettrica, come sappiamo, oggi è basata interamente sulla corrente alternata. Quindi avrete già capito che Nikola Tesla vincerà questa guerra delle correnti, ma vediamo come. Innanzitutto il rapporto tra Edison e Tesla fu molto difficile già dall'inizio, come abbiamo già detto. Sappiamo però che appunto Tesla inizialmente lavorò per Edison. Siamo a New York, siamo nel 1884 e Edison aveva questi problemi con dei trasformatori e incaricò appunto Nikola Tesla di risolverli e gli promise, se fosse riuscito in questa impresa, gli promise ben $50.000, una somma molto molto grande per quei tempi. Tesla si mise assiduamente al lavoro, come era suo solito, e risolse tutti i problemi di Edison, il quale incassò molto denaro grazie al lavoro di Tesla. Quando Tesla però si aspettò di essere pagato con i $50.000 promessi, scoprì purtroppo che Thomas Edison non era una persona di parola. Come possiamo immaginare, Tesla si arrabbiò e si licenziò. E si ritrovò quindi a New York nel 1885 senza un lavoro e senza un soldo. La sua reputazione non era ancora quella che poi crebbe nel tempo, anzi era un ragazzo come tanti, senza lavoro e senza soldi. E, ironia della sorte, iniziò a lavorare come manovale, facendo proprio degli scavi stradali
dedicati al sotterramento di cavi legati proprio al lavoro di Thomas Edison. Immaginiamo la frustrazione di questo povero ragazzo durante questo lavoro molto manuale e molto lontano dal suo genio, dalle sue idee. Durò poco questa fase, per fortuna, perché alcuni investitori che credevano nel lavoro di Tesla e nelle idee di Tesla, che sembravano così innovative e così anche promettenti sotto tanti versi, finanziarono appunto il giovane, e così lui poté aprire la sua prima azienda, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Siamo nel 1886. Tesla però, molto ingenuo e molto poco adatto a gestire gli affari finanziari anche legati alle sue scoperte, le sue invenzioni, le sue intuizioni, scoprì purtroppo che i soci che lo avevano finanziato erano interessati solamente al profitto e non alle sue idee. Infatti loro lo estromisero dalla società e si tennero i brevetti che lui aveva sviluppato. Un'altra grande delusione per il nostro Nick. Povero Nick, dai! Ma come tutti i grandi eroi che stiamo raccontando in questa serie, Tesla si riprese. La resilienza è tipica dei geni che stiamo raccontando, cioè il sapersi rialzare nei momenti più difficili. Tesla trovò altri 2 investitori e fondò un'altra sua azienda, la Tesla Electric Company. Siamo nel 1887 e Tesla può finalmente lavorare al suo motore a corrente alternata a campo magnetico rotante, un'idea che aveva già da tempo in testa, ma che non aveva mai avuto la possibilità economica di realizzare. Non v'è alcuna differenza per me tra far funzionare una turbina a mente o nel mio laboratorio. Mi accorgo persino se non è ben bilanciata. Stiamo parlando di una persona che forse aveva anche dei problemi psicologici e più tardi vedremo che questa situazione mentale si aggraverà, ma non abbiamo nessun resoconto storico sulla sua situazione psicologica, perché a quel tempo le malattie di questo tipo non erano studiate. Sappiamo che lui aveva delle specie di visioni, sappiamo che lui immaginò il motore durante una passeggiata mentre leggeva Goethe e descrisse al suo amico con cui stava passeggiando la sua idea disegnandola sulla sabbia. Ecco, lui aveva questa specie di capacità immaginativa molto molto fervida che gli permetteva di creare davvero cose inesistenti, ancor prima che nella realtà nella sua mente. Comunque nel 1888 Tesla riesce a mostrare al pubblico un campione funzionante del suo motore a magneti rotanti. Tra il pubblico c'è un investitore, tale George Westinghouse, molto ricco, che resta impressionato dalle idee di Tesla. Mentre tutti gli girano le spalle, George Westinghouse crede nelle idee del giovane europeo. Westinghouse fa un investimento molto importante con Tesla e compra i suoi brevetti per $60.000, una cifra molto importante, e firma un accordo che da quel momento in poi lui avrebbe dato $1 per ogni cavallo vapore creato tramite il motore elettrico a corrente alternata di Tesla. Un contratto che al momento sembrava una cosa piccola, ma che se fosse attualizzato ai tempi nostri sarebbe un contratto di svariati miliardi di dollari. Comunque nasce l'alleanza
Westinghouse-Tesla contro Edison, la corrente alternata contro la corrente continua. Queste menti geniali e questi grandi investitori capivano, intuivano che in quel momento si stava per definire lo standard che da lì in poi avrebbe illuminato il mondo. Inizia la vera guerra delle correnti. Purtroppo qui entriamo in una pagina molto buia, triste e macabra della storia e fa vedere anche il livello di uno dei due attori coinvolti. Edison, per cercare di screditare la corrente alternata, la usò per uccidere animali di vario tipo: gatti, cani, cavalli e persino, sì, purtroppo, un elefante. C'è anche il filmato, se vi fa impressione saltatelo. L'elefantessa si chiamava Topsy, ha una storia molto triste alle spalle, era stata catturata e usata come attrazione al parco di Coney Island a New York, una vita bruttissima, e questa povera elefantessa continuava a voler scappare. Fu deciso di ucciderla e Edison colse la palla al balzo e usò la corrente alternata per farlo, per dimostrare che la corrente alternata era un'energia pericolosa che poteva uccidere. Pensate che mente contorta aveva questo Thomas Edison, e sappiate che io su di lui non farò mai un video. Ecco, tanto per far capire da che parte sto io della storia. E in quegli anni anche lo Stato di New York decise che le pene di morte sarebbero avvenute tramite sedia elettrica. Quale migliore occasione per Edison di adottare un'altra volta l'energia a corrente alternata per effettuare la prima condanna a morte? Si sa che purtroppo quel povero malcapitato dovette soffrire per ben 8 minuti prima di morire, e i testimoni raccontano scene davvero raccapriccianti. Ecco, questo fu organizzato proprio da Edison per far sì che la stampa parlasse il più male possibile della corrente alternata. Tutto ciò per favorire la sua corrente continua. Come ben sappiamo però, le cose valide, le cose che funzionano bene, alla fine emergono sempre. Pensate che proprio Tesla diceva, e con consapevolezza, che per illuminare la sola New York ci sarebbero volute almeno 50 centrali con la corrente continua, e in ogni caso le periferie avrebbero rischiato di rimanere al buio. Lui si rendeva conto di questo, si rendeva conto che la corrente alternata era un sistema infinitamente migliore per trasportare la corrente, appunto l'energia, sulle lunghe distanze, senza grosse perdite e senza grosse complicazioni. Questo era un vantaggio della corrente alternata che non si poteva negare. E Edison faceva una gran fatica per sostenere la sua corrente continua su questi argomenti, che erano nettamente a favore della corrente alternata, che infatti vinse la guerra delle correnti. 2 furono gli eventi che decretarono la vittoria finale della corrente alternata. La prima centrale elettrica sul Niagara, alle cascate del Niagara, a corrente appunto alternata,
e l'Expo Universale di Chicago del 1893, dedicato ai 400 anni dalla scoperta dell'America. In questa occasione Westinghouse riuscì ad accaparrarsi il contratto di illuminazione di tutta la fiera e Tesla sorprese tutti, con ben 100.000 lampadine accese nello stesso momento, nel momento dell'inaugurazione. Nemmeno in tutta la città di Chicago c'erano un tale numero di lampadine. Fu un evento incredibile che decretò definitivamente la sicurezza e l'efficienza del sistema a corrente alternata. Due anni prima, nel 1891, Tesla aveva brevettato la sua bobina, la famosissima bobina di Tesla, un trasformatore risonante ad alta tensione che serviva a generare scariche elettriche e oscillazioni ad alta frequenza. Perfetto per esperimenti, ma anche utile nella distribuzione elettrica e molto molto scenografico da vedere. Infatti le persone rimasero a bocca aperta a vedere uno spettacolo così, che a quei tempi era davvero fantascientifico. Siamo probabilmente all'apice della carriera di Tesla in questo momento. Ha illuminato l'Expo Universale a Chicago, ha creato la prima centrale elettrica sulle cascate del Niagara, ha fatto rimanere tutti a bocca aperta tramite la sua famosissima bobina. Tesla capisce ormai di aver vinto la guerra delle correnti e dedica il suo genio ad altre invenzioni, ad altri scopi. Ecco che inizia a lavorare alle trasmissioni senza fili. Proprio in questo periodo cerca di inventare un telecomando. Forse non lo sapete, ma il primo esempio di telecomando, proprio inteso come comando a distanza, fu proprio di Nikola Tesla. E la dimostrazione pubblica che lasciò di nuovo tutti a bocca aperta avvenne nel 1898, quando Tesla, su un laghetto a New York, comandò una piccola barchetta telecomandata, appunto, e tutti si chiedevano dove fossero i fili che la comandassero, ma niente, non c'era nessun filo, la barchetta era guidata a distanza da Tesla, lasciando di nuovo davvero tutti esterrefatti. In questo periodo Tesla spazia in ogni tipo di invenzione possibile e immaginabile. I raggi X sono legati a Tesla. In questo periodo il nostro Nick si appassiona a un'idea che parzialmente era errata, come vedremo. Lui crede di poter trasmettere l'energia in maniera completamente wireless. Ecco, questo è un concetto che oggi sta forse per diventare realtà. Ecco, ma sono passati 130 anni. Lui in questo caso era davvero un po' troppo avanti. Lui credeva di poter trasmettere appunto l'energia elettrica su larga scala e a grande distanza, senza grandi dispersioni. Già durante i suoi primi esperimenti newyorkesi con la bobina, aveva ipotizzato di poter inviare corrente attraverso l'aria o attraverso il suolo senza usare cavi. Trovò un investitore e nel 1899 decise di spingersi oltre. Allestì un laboratorio a Colorado Springs, ad alta quota, dove disponeva di spazio e isolamento per esperimenti ad altissima tensione. Tesla costruì un enorme trasmettitore, con il quale riuscì a generare scariche artificiali simili a fulmini di oltre 40 metri. Studiando le scariche atmosferiche naturali dei fulmini, Tesla verificò che la Terra si comportava esattamente come un conduttore e un risonatore gigante. Misurò le onde elettromagnetiche stazionarie a bassissima frequenza e le stimò attorno a 6-8 Hz. Sappiamo che solo decenni dopo
Questo fenomeno sarà riconosciuto come la risonanza Schumann e sarà fissata a 7,8 Hz, quindi Tesla era molto vicino. Questa era l'energia della ionosfera che circonda tutto il pianeta e da cui Tesla credeva di poter estrarre tutta l'energia che avrebbe voluto e poterla distribuire sulle lunghe distanze sul pianeta. Lui immaginava di poter appunto avere tutta l'energia necessaria per alimentare qualsiasi cosa senza fili in modalità wireless, traendo questa energia direttamente dalla ionosfera che circondava il pianeta. Cerchiamo di capire quanto era avanti quest'uomo. Alcune di queste teorie sono errate, lo dico, perché siamo in una fase in cui Tesla sta forse un po' impazzendo. Molti giornalisti dell'epoca in questo momento stanno rivolgendosi a Tesla con grande scetticismo. Anche gli investitori non erano proprio favorevoli a finanziare tutto quello che lui diceva. Lui era molto rispettato in ambito scientifico, però ecco, forse si iniziava a nutrire qualche dubbio sulle sue visioni e è anche da capirlo. Era un uomo davvero, davvero tanto avanti sul suo tempo. Comunque sta di fatto che molte sue intuizioni erano giuste, erano corrette, erano reali. Infatti lui riuscì ad accendere delle lampadine semplicemente appoggiandole nel terreno a Colorado Springs, trasmettendo la corrente elettrica tramite il terreno, senza grosse dispersioni e senza grosse complicazioni. Questo riuscì a farlo. Ma il suo progetto di trasmettere energia elettrica sulla lunga distanza tramite appunto queste grandi antenne, la Vandercliff Tower fu la prima, ma lui ipotizzava già una rete di queste antenne. Lui aveva in mente questo grande progetto, ma questo progetto non fu mai realizzato perché l'investitore Morgan, quando capì veramente lo scopo di Tesla di cercare di raccogliere energia dalla ionosfera e diffonderla gratuitamente in tutto il mondo, a quel punto disse: come energia gratis, quindi io cosa vendo? No, qui si rischia di far cadere tutti gli affari, noi dobbiamo produrre energia e venderla. E a quel punto lui distrusse l'antenna di Tesla. Ecco, questo fu un evento sicuramente drammatico e triste per il nostro Nick, che insieme a un incendio nel suo laboratorio, ecco, contribuì molto alla sua instabilità mentale, probabilmente. Va detto anche che in questo periodo Tesla capta degli strani segnali provenienti dallo spazio. Non si sa bene che tipo di segnali lui ricevette, anche perché gli studi di quel periodo appunto andarono distrutti nell'incendio del suo laboratorio. Lui fece probabilmente l'errore di diffondere questa notizia, di aver captato questi segnali e ecco la sua reputazione crollò ancora di più perché molti lo additarono proprio come scienziato pazzo che parlava con gli alieni. Ecco, lui invece probabilmente aveva captato dei segnali provenienti da Giove, segnali elettrici che normalmente arrivano dal pianeta, ma queste sono solo supposizioni perché appunto non ci sono i dati scientifici su quello che Tesla scoprì in quel momento. Ecco, tutto è un po' fumoso, tant'è però che la sua reputazione ricevette un altro duro colpo. C'è un altro grande capitolo nella storia di Nikola Tesla, la radio. Lui credeva fermamente di poter trasmettere, oltre all'energia, anche le immagini e i suoni attraverso l'aria, in maniera del tutto wireless, senza fili. Lui quindi già ipotizzava la radio e registrò molti brevetti a questo scopo. In questa fase compare Guglielmo Marconi, il nostro italiano, che appunto è di solito associato all'invenzione della radio. Vediamo però come andarono i fatti.
Negli anni a cavallo del 1900 Tesla vide con crescente preoccupazione il successo di Marconi nel campo delle comunicazioni senza filo. Successo però, va detto, che fu ottenuto anche sfruttando tecnologie brevettate proprio da Nikola Tesla. Ci fu una controversia legale e tanta rivalità su questo argomento, perché Tesla forse viveva un po' nei sogni, forse era un po' uno scienziato poco interessato al denaro e a queste questioni, però probabilmente voleva essere riconosciuto per il suo genio, perché vedere Marconi fare quella dimostrazione pratica della trasmissione radio fu per lui uno smacco morale davvero grave. Quindi per questo si indebitò per andare alle azioni legali contro Marconi, e questa diatriba durò molti anni e si concluse solo nel 1943, quindi quando Tesla era morto da pochi mesi. La Corte Suprema degli Stati Uniti esaminò il contenzioso tra il governo degli Stati Uniti e la Marconi Company. Il verdetto fu a favore di Nikola Tesla. Oggi gli storici e gli ingegneri riconoscono che Tesla svolse esperimenti pionieristici sulla radio, inclusa appunto la prima dimostrazione di radiocontrollo con la barchetta di cui abbiamo parlato prima, e anche alcuni brevetti fondamentali. Ma Marconi è generalmente accreditato come padre della radio per avere realizzato l'applicazione pratica su vasta scala. In un certo senso si può dire che l'invenzione della radio porta due nomi: Guglielmo Marconi e Nikola Tesla. Probabilmente Marconi senza il lavoro di Tesla non sarebbe riuscito a completare il suo lavoro. Chissà se Tesla sarebbe riuscito a farlo, non lo sappiamo, tant'è che la storia è questa e rimane un esempio emblematico delle complesse battaglie sui diritti di invenzione nell'era delle comunicazioni. Tesla probabilmente soffriva di disturbo ossessivo-compulsivo, anche se all'epoca non aveva un nome, e aveva manie igieniche particolari e anche delle fobie molto strane. Per esempio, non stringeva la mano a nessuno e non voleva nemmeno avvicinarsi a una donna che portasse dei gioielli. A proposito di donne, Tesla non si sposò mai e a quanto pare non ebbe mai una donna, anche se era un bell'uomo da giovane e molte donne erano attratte da lui, anche la moglie di un investitore che credette nei suoi progetti. Scrisse molte lettere a Tesla ed era profondamente innamorata di lui, ma lui non ne voleva sapere. Lui considerava le donne una distrazione dal suo lavoro. Lui rimase sempre celibe e si dedicò completamente e sempre al suo lavoro, anche se da alcuni suoi scritti emerge un senso di solitudine crescente negli anni. Era fissato con il numero 3. Per esempio, quando cenava voleva sempre un numero di tovaglioli che fosse un multiplo di 3, o 12 di solito, o 18 si narra. Aveva paura delle pesche, non si sa perché, le pesche gli provocavano questa fobia, e queste stravaganze un po' lo resero oggetto di derisione da parte dei suoi contemporanei, no? Tutte leggende che giravano e che non facevano altro che alimentare la figura dello scienziato pazzo. Tesla cercò altri investitori per creare e dare vita alle sue innumerevoli idee, ma ecco, ormai la sua reputazione non era più quella di un tempo, non trovò i fondi necessari. Va detto che il contratto che aveva firmato con Westinghouse, quello che gli permetteva di avere
$1 oppure $2,50 a seconda delle fonti per ogni cavallo vapore prodotto dal suo motore elettrico, quel contratto fu un giorno strappato da Nikola Tesla per aiutare l'amico George Westinghouse che si trovava in gravi problemi finanziari. Come detto, quel contratto oggi potrebbe valere decine e decine di miliardi di dollari, non sappiamo nemmeno calcolarlo. A quel tempo valeva 10 milioni, che era appunto il debito che Westinghouse aveva nei confronti di Tesla, ma come detto appunto fu strappato. Questa azione, molto encomiabile dal punto di vista dell'amicizia, fu però fonte di grossi problemi economici per Tesla, che in tarda età si trovò senza un soldo. Per fortuna George Westinghouse e altri sostenitori si occuparono di pagare le spese dello scienziato. Andò a vivere all'Hotel New Yorker, alla stanza 3327, un numero divisibile per 3, al terzo piano. Un elemento toccante di questa ultima fase della vita di Tesla è il suo amore infinito per i piccioni. Probabilmente trovò nella compagnia dei piccioni che lasciava entrare nella stanza dell'hotel la compagnia che forse non riuscì mai ad avere da altre persone. Amava in particolare una colomba bianca che lasciava entrare sempre dalla finestra e a cui era profondamente affezionato. E confessò che finché quel piccione era in vita c'era uno scopo nella sua vita. Quindi un rapporto davvero importante. Nikola Tesla morì a 86 anni, il 7 gennaio 1943, nel piccolo appartamento d'albergo che era diventato ormai la sua casa. Morì in solitudine. Quella mattina una cameriera del New Yorker Hotel entrò nella stanza 3327 e trovò Nikola Tesla senza vita sul letto. La causa del decesso fu ufficialmente un infarto. Si chiudeva così in maniera quieta e triste la parabola terrena di uno dei più grandi inventori di sempre. Tesla lasciò questo mondo praticamente senza un soldo, avendo dissipato la sua fortuna in progetti e avendo rinunciato ai guadagni e con numerosi debiti pendenti. Una fine amara se si pensa alle infinite fortune che le sue idee avevano generato per altri. E soprattutto una fine amara se si pensa a quanto il lavoro di Tesla ha segnato la quotidianità di noi tutti. Come sempre vi lascio con una frase, anzi con due, perché Nikola Tesla ne merita due frasi. La prima è questa. La scienza non è nient'altro che una perversione, se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Un'altra frase è questa. Lo scopo di un inventore è essenzialmente salvare vite. Se egli riesce a sfruttare le forze naturali, se egli migliora le apparecchiature o se egli fornisce nuovi conforti e convenienze, egli aggiunge sicurezza alla nostra esistenza. Nikola Tesla.